Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Gemelli, ascendente Gemelli, Luna o Venere in Gemelli. Andiamo a vedere come saranno questi prossimi giorni, sia a livello generale che nell'amore, ok? E con questa Luna piena in Vergine del 24 febbraio, come influenzerà i giorni successivi e anche i giorni precedenti, va bene? Ok. Partiamo in linea generale con gli oracoli, le carte del domani. Tutti gli oracoli nuovi che sto utilizzando li metto sotto all'info box in descrizione, ok? Comprensivi dei miei oracoli lui-lei, dove poterli acquistare, li trovate sempre sotto l'info box in descrizione il sito dove poterli acquistare. Allora, vediamo, Gemelli, ascendente Gemelli, Luna o Venere in Gemelli. Da che cosa è contraddistinta l'energia generale di Gemelli in questi giorni prossimi? Vediamo un po'. Lo specchio dell'io, giudicarsi, perdonarsi, introspezione. Questa carta mi sta parlando del fatto che tu farai una profonda introspezione in questi giorni e inizierai ad amarti di più, ad onorarti, a giudicarti. Stavo dicendo sempre meno, sappiamo che il giudizio verso noi stessi determina delle fratture interiori, no? Quindi io mi amo, io mi perdono, io mi onoro. Lo specchio dell'io mi dice che ci sono delle persone che ti faranno anche fare questo lavoro interno. Ok, ancora. La solitudine, fermarsi, riflessione. Vedo una profonda energia di riflessione e introspezione. Metto così, se no le carte YouTube che c'è la donna un po' così nuda. E vedo una profonda introspezione in questi giorni. Vediamo ancora. Wow, la primavera. Stavo per dire si chiude l'inverno, si va verso la primavera, mi è uscita la primavera. Allineamento situazioni, procedere senza esitare, influenza positiva. Allora, mi stanno parlando, ragazze mie, ragazzi, di un momento in cui farete un'introspezione, vi inizierete a sciogliere dei blocchi emozionali riguardanti il giudizio verso voi stessi e verso gli altri. E avrete un grande fermento interiore che si predispone a nuovi inizi. Quindi la primavera porta proprio nuovi inizi, va bene? Quindi anche in campo relazionale, sentimentale, farete delle scelte importanti in questi giorni riguardanti anche l'ambito sentimentale, emozionale, dei nuovi propositi che hanno a che fare con delle relazioni senza giudizio, laddove tu non ti giudichi più e non giudichi l'altro. Va bene? Mi stanno dicendo che c'è un momento di rilascio affinché ci sia un inizio meraviglioso di colori, nuovamente di colori nella vostra vita, ok? Benissimo, andiamo a vedere di che cosa ci raccontano i tarocchi rispetto a queste carte iniziali. Allora, in linea generale, cosa accade? Le mie ragazze e i miei ragazzi dei Gemelli, ascendente Gemelli, Luna o Venere in Gemelli. Vediamo. La forza. Questo è il 5 di coppe, no, l'8 di coppe, questo è l'8, no? L'8 di coppe. Il paggio di spade, vi sta facendo fatica a lasciare andare delle situazioni emozionali un po' difficili. Ce la state mettendo tutta? Sì, qua mi dice che arriva un cambio rispetto a situazioni emozionali difficili che vi impediscono di fidarvi dell'altro, no? Fidarvi della vita, fidarvi dell'altro. Però questo cambio sta avvenendo proprio adesso, 4 i denari e l'8 i denari. Guarda, mi stanno dicendo che a livello emozionale state facendo fatica a mettervi alle spalle delle situazioni un po' più complesse, un po' difficili. Però questo cambio è in essere, è in atto, ecco perché diceva lo specchio dell'io solitudine, va bene? Ecco perché diceva in primavera poi con l'inizio quindi di marzo ci saranno
influenze positive, l'allineamento di situazioni a livello emozionale che non erano allineate. Mi dicono che voi siete un po' sorveglianti perché state aspettando un cambio emozionale, ce la state mettendo tutta, state lavorando su voi stesse e voi stessi, e quindi questo è un momento in cui propizio per un cambio emozionale, lo state già processando. A livello lavorativo io vedo stabilità qui. 4 i denari, 8 i denari, vi vedo molto impegnate o impegnati sul profilo lavorativo a conseguire anche dei vostri successi personali, dei guadagni. Vedo stabilità a livello lavorativo, vedo anche tanto lavoro, vedo stabilità e tanto lavoro, va bene? Ok. Carta positiva, gemelli. La giustizia, vedi, cose molto buone vengono in ambito sia emozionale che lavorativo. La giustizia è dalla vostra parte. Per giustizia divina ci sono delle cose belle a livello di cambio emozionale. Inizierete a fidarvi piano piano degli altri, farete un'autoanalisi, inizierete a scorrere con la vita, e a livello economico vedo giustizia nella parte lavorativa. Ok. Carta negativa. Certo è che state aspettando da tempo questo cambio, abbiamo il mondo al blocco, volete una nuova tappa della vostra vita che ancora non sta arrivando. Le cose piano piano stanno migliorando, ragazze mie e ragazzi, ve l'ho detto anche qui, c'era lo specchio e la solitudine, quindi questi prossimi giorni sono all'insegna proprio di una nuova tappa che tu stai aspettando, che non è ancora arrivata, quindi non ti preoccupare, fai quello che devi fare perché la giustizia divina sta lavorando su di te, va bene? Ok. Andiamo a vedere che cosa ci dicono gli oracoli, poi passiamo all'amore. Gemelli. E respirare. Un bivio. Flessibilità. Allora, qua mi stanno parlando di carte di transizione. Mi stanno dicendo che stai cercando da tempo un equilibrio dentro te stessa e te stesso, e anche rispetto agli altri prenderai la decisione, il bivio, di essere più flessibile anche su situazioni laddove eri più rigida o più rigido. Va bene? E di avere molta fiducia perché è un momento di transizione dove ti arriveranno delle cose che hanno a che fare con un rilascio emozionale laddove tu potrai iniziare a fidarti di nuovo di te stessa e degli altri. Ok? Ok. Ragazzi miei, adesso passiamo all'amore. Eccoci qua, andiamo a vedere amore, gemelli, ascendente gemelli, luna o Venere in gemelli. Quali sono le prossime novità in amore? Andrò a mettere la tua energia, l'energia della tua persona di interesse o della persona che può arrivare verso di te, poi cosa succede alla fine? Gemelli, ascendente gemelli, luna o Venere in gemelli. Cosa accade? L'energia tua in amore? Il 9 di coppe, la regina di spade, ti vedo molto esigente, che stai bene così come stai, e la morte. Allora io ti vedo stare molto bene così come stai, con energia autonoma tua, sei molto esigente rispetto all'altro, vedo che hai difeso molto bene le tue priorità, il tuo stare magari da sola o da solo, il tuo stare bene con te stessa o con te stesso, va bene? Diciamo che qua c'è potuta essere una situazione dove tu ti sei allontanato da una situazione difficile, quindi hai recuperato la tua autostima, sei molto esigente, lo ripeto, hai chiare le idee su cosa vuoi in amore e cosa non vuoi. Io vedo un'energia di autonomia emozionale per te qui. Molti di voi non c'è nessuno, stanno bene con loro stesse o con loro stessi, o seppur c'è una persona mettete dei limiti affinché comunque, non dei limiti, voi sapete cosa volete in una relazione. Qua c'è la morte, sta arrivando un cambio per te in amore, che magari mi parla di iniziare a fidarsi di più dell'altro. Ricordiamo anche l'altra stesa, inizierai a fidarti di più dell'altro, nonostante c'è un po' di difese alte, no? Sta arrivando un cambio in amore. Vediamo un po' l'energia della tua persona di interesse o della persona che può arrivare a te in questi prossimi giorni. Paggio di coppe, 10 di coppe e il 2 di bastoni. Wow, bellissima energia. Qua arriva una persona che ti corteggia, che vuole farti stare bene,
una persona che ti pensa tanto, può stare a distanza, una persona ha una bellissima energia e qua vedo un'energia tua un po' più introspettiva, un po' più di solitudine, non stai bene con le tue cose. C'è questa persona che ti corteggia, vuole stare bene con te, 10 di coppe, che è proprio l'amore, la condivisione. Può iniziare come una bellissima amicizia, certamente, se è una persona nuova. È una persona con cui si apre un cammino. Si può aprire un cammino, ci sono i potenziali con cui aprire un cammino, due di bastoni. Energia fresca, di corteggiamento, bella. Andiamo a vedere un po' cosa succede alla fine tra tutti e due. 5 di bastoni, il matto, il papa. Wow, il mondo. Inizia qualcosa di nuovo. Inizia qualcosa di nuovo. Se allora mi stanno parlando che c'è un nuovo inizio, lasciarsi alle spalle situazioni complicate, difficili, in amore, anche delle discussioni, è il Papa. Il Papa mi parla di una persona che si lancia, il matto, nel darti tutto, tutto. Ecco perché arriva un cambio. Magari tu sei un po' sulla difensiva perché questa persona veramente ti darà tutto, ti vuole dare tutto. Se arriesga, si dice in spagnolo. Ci può essere un po' di tensione, 5 di bastoni, perché magari tu non sei preparata o preparato ad aprirti all'altro. Però qua subito dopo si mettono da parte queste tensioni, eh. C'è il matto, cioè mi parla di un nuovo inizio, rischiare, e qua c'è il Papa. Il Papa mi parla proprio energia di serietà, del rapporto, una persona di cui ci si può fidare, che vuole darti tutto. E questa persona ne vale la pena, eh? Qua abbiamo forti segni dello Scorpione, ascendente Scorpione, Luna Venere Scorpione, Ariete, ascendente Ariete, Luna Venere in Ariete, Toro, ascendente Toro, Luna Venere in Toro. Caspita. E se ci sono state delle discussioni tra di voi si risolvono. Le discussioni magari potevano essere relative a un po' di immaturità da parte di questa persona era più piccola di te e questa persona proprio si lancia o tutto o niente. Cioè tu, capito che ti voglio dire? È così. Ok, andiamo a vedere energia positiva per te in amore. E vedi la forza. Qua c'è la forza che mi parla di una persona che lotta per te. Lotta, fa sforzo e impegno, lotta per te e te lo dimostrerà con il Papa. Forte energia del leone. Vediamo energia negativa. 9 di bastoni. Tu hai un po' di paura ad aprirti e a lasciarti andare perché avevi questa energia un po' più autonoma, un po' più improntata su di te, no? Sì, tu hai un po' di paura a lasciarti andare, però qua io vedo che c'è il Papa. Che ti devo dire col Papa? Sì. Wow, ragazze mie, ragazzi, una stesa bomba comunque sull'amore, eh? Quasi non te l'aspetti questa cosa. Vediamo un po' cosa ti dice questa persona. Cosa ti dice questa persona? Perdonami, ti prego, perdonami. Qua c'è una richiesta di perdono da parte di qualcuno, per alcune di voi. E magari una persona con cui c'è stato dei litigi per la sua immaturità, ha messo le barriere alte, tu hai dato un ultimatum. Invece per coloro i quali è una persona nuova, è una persona che ti ispirerà al perdono di te stessa e dell'altro, ok? Andiamo a vedere ancora cosa ti dirà questa persona. Voglio fare l'amore con te, senza lasciare spazio al dubbio. È una persona che vuole condividere con te anche un'intimità importante. Vediamo ancora cosa ti dirà questa persona. Mi sono dovuto allontanare per capire che ti ho sempre amato. Per alcuni di voi questa persona si è allontanata, ha capito di amarti. Ehm, per altre qua io vedo che questa persona con il Papa qua
e quasi non te ne accorgerai che con questa persona si sta creando qualcosa di magnifico. Mm? Se è una persona nuova, questa è una persona che si è dovuta allontanare tante volte da una relazione, no? Per capire che cosa provo, che cosa non provo. Questa volta no, perché qua c'è il Papa, si lancia completamente perché sa cosa prova per te. Wow, l'incontro del destino, eh? Andiamo a vedere cosa ti dicono le carte del cuore. Uomo bionda, donna bionda. Può essere biondo questa persona, avere dei riflessi biondi, può essere... sì, mi danno delle caratteristiche fisiche qui. Può avere dei capelli anche ramati, biondi o biondo scuro, ok? Fai il primo passo, questa persona farà il primo passo. E a te ti chiedono di avere fiducia nella vita, perché ti vedo con energia un po' più fredda, no? Un po' più ho paura ad aprirmi, ok? Fai il primo passo, mi pare che questa persona farà il primo passo verso di te, va bene? E tu di avere fiducia nella vita, perché ti ho detto qua ne vale la pena, eh? Andiamo a vedere ancora. Sì, questa persona vuole realizzare un progetto importante con te, realizzazione di progetti, te l'ho già detto con il Papa. E alcuni di voi vedranno, qua dice anche mese prossimo, anche se io ho chiesto questi ultimi giorni, e vedranno la realizzazione dei progetti con questa persona, cioè la possibilità che è possibile. Se è una persona che già conoscete, vedo un recupero totale di, cioè, punto e a capo, un punto e ti do tutto, ok? Complimenti ragazze e miei ragazzi, io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, concludo qui, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che Dio vi benedica. Mua.